Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Qui trovate sempre i retroscena più freschi e tutte le sfumature che gli altri non vedono. Restate con noi fino alla fine e, prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e condividere il video. Grazie di cuore. Mancano pochissimi giorni alla notte più attesa dell'anno e un annuncio ha appena agitato lo showbiz come un fulmine a ciel sereno. Ali Ibrahim Ceyhan ha finalmente chiarito i suoi piani per Capodanno e, con parole semplici ma dal peso enorme, ha reso nota la sua scelta tra due donne con cui, da settimane, i social lo accostavano in un fitto mosaico di indizi. Le voci si sono accese all'istante, perché Ali Ibrahim Ceyhan ha specificato che il 31 dicembre lo trascorrerà con Zlaturkolo. Bastata una frase, sussurrata a chi è vicino a lui, per scatenare un'onda. I commenti hanno invaso le bacheche, le pagine fan hanno moltiplicato ipotesi, mentre i portali di gossip rilanciavano la notizia ad ogni ora. Eppure, fino a quel momento, l'attore aveva preferito il silenzio, lasciando che fossero gli sguardi, le coincidenze e i piccoli segnali a parlare per lui e per chi gli stava attorno. Da giorni, anzi da settimane, si rincorrevano retroscena su un triangolo discreto ma rumorosissimo. Da una parte Zlaturkolo, con cui Ali è stato visto in diversi contesti, tra set, progetti, serate con amici in comune. Dall'altra Buket Arkan, nome apparso spesso accanto al suo nei dibattiti online e nelle foto rubate. Quello che appariva come un gioco di traiettorie incrociate ha trovato una prima, chiara direzione proprio adesso, quando il calendario corre verso l'ultima notte dell'anno e ogni gesto, ogni parola, sembra suonare più forte. Chi conosce Halil racconta che la sua scelta sia nata senza clamori, lontano dai riflettori. In una conversazione informale, lui avrebbe confidato: «Per me sarà un capodanno sereno e raccolto. Lo passerò con Zla». Niente frasi altisonanti, nessun proclama. Ma quelle poche parole hanno avuto l'effetto di un titolo in grassetto. La conferma di un'intesa che in tanti avevano percepito e che adesso trova il suo tempo e il suo spazio, senza il frastuono dei grandi eventi. Dal lato di Zlaturkolo, il clima è descritto come luminoso e misurato. Nessuna corsa ad apparire, nessun bisogno di sovraesposizione, solo la voglia di iniziare l'anno con il piede giusto e un equilibrio ritrovato. Si parla di una serata lontana dalle feste affollate, musica scelta con cura, conversazioni lente, una location defilata per proteggere la privacy. E, dopo la mezzanotte, forse un brindisi con un gruppo ristretto di amici. Un piano che profuma di normalità e che, proprio per questo, sta conquistando i fan, colpiti dall'idea di una felicità senza fuochi d'artificio. Il nome di Buket Arkan, inevitabilmente, è tornato al centro delle curiosità. Come avrà reagito a questa svolta? Da vicino trapela una sola cosa: compostezza. Nessuna dichiarazione, niente frecciate. Chi le sta accanto parla di una donna concentrata sul lavoro, su nuovi impegni, su obiettivi personali non negoziabili. E i media, solitamente pronti a soffiare sul fuoco, commentano con insolita sobrietà. Pare non ci sia tensione tra i tre, solo scelte che seguono la corrente naturale della vita, senza drammi di copione. L'attenzione del pubblico, intanto, si è spostata sui presunti segnali di complicità tra Zlaturkolo e Ali Ibrahim Ceyhan. Le reazioni sono state immediate, stanno benissimo insieme. La coppia di Capodanno è già pronta. Saranno loro a lasciare il segno nel 2026. Frasi che rimbalzano sotto ogni foto, anche quelle che non li ritraggono insieme, come se la fantasia collettiva avesse già scritto il suo lieto inizio. Nessuno dei due, finora, ha definito ciò che c'è con un'etichetta. Ma il fatto di scegliere la notte del passaggio come momento da condividere parla da solo, e non pochi intravedono in questo una dichiarazione non detta. Negli ultimi giorni si è fatto strada un racconto dietro le quinte. Ali e Zla avrebbero trascorso più tempo fianco a fianco grazie a gruppi di amici comuni, cene casalinghe, incontri senza fotografi, pause sul set che si sono trasformate in finestre di confidenza. In quel tempo più lento, la comunicazione si sarebbe fatta più intensa e naturale, dando la spinta finale alla decisione di vivere Capodanno in tandem. Non solo. C'è chi mormora che Ali stia preparando un piccolo regalo simbolico per Zla, qualcosa che non ha a che fare con il lusso ma con le memorie condivise. Un gesto capace di far capire molto più di 1000 parole. Il piano per la notte del 31, così come trapela, è semplice e curato. Un rifugio discreto,
una playlist costruita insieme, luci calde, una tavola che non dimentichi i sapori preferiti. Dopo lo scoccare, forse l'arrivo di 2 o 3 amici stretti, giusto per un saluto. E poi di nuovo il silenzio prezioso di una notte che profuma di principio. E intanto la domanda vola ovunque. Siamo ancora nella sfera dell'amicizia o siamo di fronte al primo passo di qualcosa di più? Una domanda a cui, lo sanno bene, nessun comunicato potrà rispondere meglio del tempo. Dal cerchio di Sla emergono indiscrezioni incoraggianti. La vedono serena, leggera, con un'energia che si nota subito in volto. Il periodo è fitto di impegni, ma proprio per questo lei desidera una serata che non la metta in vetrina. Il progetto di un capodanno sobrio, con Halil, è apparso a molti come la scelta più autentica. È un equilibrio sottile, proteggere se stessi senza rinunciare a vivere. E i fan, che in questi anni hanno imparato a rispettarne i tempi, sembrano apprezzare. Nel frattempo, i social hanno riportato alla luce vecchie interviste. Halil aveva detto tempo fa: la notte di Capodanno è un momento speciale che preferisco condividere con chi mi sta davvero a cuore. Parole rimaste lì, come un appunto in margine. E poi c'è Sla, che aveva confidato: mi piace cominciare l'anno con energia positiva, circondata da ciò che mi fa stare bene. Dichiarazioni lontane nel tempo che oggi suonano come tasselli che si incastrano. Sono sulla stessa lunghezza d'onda, scrivono gli utenti, mentre sfogliano gallery e ritagli, cercando di unire i puntini. La curiosità cresce anche sul piano professionale, perché, se la sintonia è così evidente fuori scena, non è folle domandarsi se possa diventare materia di set. La domanda rimbalza con insistenza: quella magia potrà trasferirsi sullo schermo? Voci di corridoio parlano di sceneggiature fatte arrivare casualmente a entrambi, di una produzione che starebbe studiando i tempi, di una campagna perfetta per il 2026. Quando il pubblico vorrà storie che sappiano unire verità ed emozione. È ancora presto per dirlo, ma il seme dell'aspettativa è stato piantato. Chi sta attorno a Halil giura di averlo visto in tutto questo periodo fermo e limpido. Niente confusione, niente ripensamenti, solo la volontà di ascoltare quello che sente davvero. Un approccio quasi controcorrente, in un mondo dove si corre di annuncio in annuncio. Per lui la notte di Capodanno non è un palcoscenico, è un bivio intimo. Iniziare il nuovo anno con Sla, senza definire nulla a forza, lasciando che i giorni facciano quello che sanno fare meglio, cioè far crescere o sfumare le cose con la loro sola esistenza. Sul fronte di Sla, a prevalere è una speranza prudente. Lei, che spesso rifugge i bagliori inutili, sembra aver scelto un passo avanti importante proprio scegliendo la semplicità. Condividere la notte di passaggio con Halil è un gesto che dice ci sono senza gridarlo. A chi le è vicino avrebbe confidato qualcosa di tanto breve quanto eloquente: voglio iniziare l'anno con buone sensazioni. Se c'è un sentimento, che si sviluppi senza forzature, se c'è una storia, che impari a respirare da sola. Non meno interessante è la conversazione che si è accesa attorno a Buket Arkan. Sui social non sono mancati i messaggi gentili, insieme a chi ha sottolineato che, a volte, le scelte più giuste sono anche le più ovvie. La sua decisione di non commentare è stata letta come prova di maturità e, a dire il vero, questa assenza di polemiche è stata persino lodata dagli osservatori del settore. Quando non c'è benzina, il fuoco del gossip brucia meno, ma forse ciò che resta è più autentico. Mettendo in fila tutti gli elementi, il quadro si fa nitido. La decisione di Halil Ibrahim Ceyhan e Sla Turkoglu di passare insieme il 31 dicembre è diventata uno degli argomenti caldi di queste giornate che precedono la mezzanotte. Non perché manchino storie in circolazione, ma perché qui si parla di un'intesa che preferisce i toni bassi e che, proprio per questo, riesce a farsi sentire. Ora tutti aspettano il 31 come si aspetta un finale di stagione. Un'immagine, una breve clip, un dettaglio qualsiasi potrebbe monopolizzare le conversazioni per settimane, magari oltre l'inizio del 2026, quando si capirà la vera portata di questa vicinanza sorprendente. Attorno a loro si muovono anche i retroscena del mestiere. Colleghi e addetti ai lavori che hanno incrociato Halil e Sla parlano di una naturalezza difficile da simulare. Qualcuno, dietro le quinte, ha già lanciato la scommessa. Se questa chimica troverà modo di esprimersi davanti alla macchina da presa, potremmo assistere a qualcosa che segna, davvero, un'epoca televisiva. Non è un caso se la domanda che rimbalza, sottovoce, è sempre la stessa.
E se questo Capodanno fosse la prova generale di un progetto destinato a far parlare per tutto il 2026? Intanto, c'è chi giura di aver colto dettagli preziosi. Playlist condivise, messaggi sul tema nuovi inizi, piccoli segni che, presi uno per uno, valgono poco, ma che insieme formano una traccia emozionante. Chi è vicino a Lil continua a descriverlo come centrato e fiducioso. Chi sta con Sla conferma che la scelta della semplicità è tutto tranne che un ripiego. E, nel frattempo, i fan giocano a fare i detective, incastrando orari, storie, canzoni, parole pronunciate a microfoni spenti. Sommando ogni tassello, si disegna un finale di anno che profuma di promessa. Senza proclami, senza foto in posa, senza la frenesia di dimostrare qualcosa a tutti i costi. Forse è proprio questa la chiave che sta facendo impazzire il pubblico. Un racconto che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare. E così, mentre il conto alla rovescia entra nelle ultime ore, una cosa appare evidente. Qualunque cosa accada la notte di Capodanno tra Halil Ibrahim Ceyhan e Sla Turkoglu, avrà un'eco lunga. Basterà anche solo uno scatto sfuggito o un brindisi intravisto per trasformare questo silenzio curato nella notizia che apre il nuovo anno. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete per non perdere i prossimi aggiornamenti. Il 31 dicembre è dietro l'angolo, e noi saremo qui, pronti a raccontarvi ogni dettaglio.